Signore e signori, benvenuti, qui è Sigmoni ed oggi siamo di nuovo qui con un altro video in cui mi dilungo a parlare del primo volume di una light novel per capire se da esso può nascere una buona serie oppure no. Come credo abbiate compreso dal titolo, la light novel di oggi è I've been killing slimes for 300 years and max my level out, anche chiamata in giapponese Slime Touch Sanhyou Nen Shiranai Uchini Level Max ni Natemashita, scritta da Kisetsu Morita, illustrata da Benio e pubblicata a partire dal 2017. In questo video considererò la versione inglese della light novel edita da Empress e comunque grazie Giappone per i tuoi titoli estremamente sintetici e soprattutto ermetici. Montale, nell'errata concezione che ne fa un poeta ermetico, apprezzerebbe questo atteggiamento. Questa light novel ha anche un adattamento manga, un anime e soffre dalla sindrome di avere spin-off che distolgono l'attenzione dell'autore dal completamento dell'opera. La protagonista di questa light novel è Azusa, una lavoratrice giapponese che muore di karoshi, ovvero di infarto causato da troppo lavoro per metterla in maniera molto semplicistica. Tuttavia, un'entità eterea non meglio specificata ne ha pietà e le chiede in che situazione vorrebbe essere reincarnata, e Azusa opta per una vita tranquilla e infinita tra le montagne. Per questo motivo rinasce come una perenne 17enne in un piccolo villaggio tra le montagne come una strega. Da qui, il titolo è piuttosto autoesplicativo. Uccide quotidianamente slime per 300 anni, raggiunge il livello massimo possibile e da qui si sparge la voce che sia l'essere più potente del regno di Danterra, il che porta Azusa ad avere incontri inaspettati e a gettare 300 anni di tranquillità fuori dalla finestra. Ora, non mi aspetto che questa dissertazione sia troppo lunga per un semplice motivo. Non c'è molto di cui parlare. Questo primo volume getta le premesse della serie principalmente su due aspetti, i personaggi e il tono. Ma per quanto riguarda la storia, quello rimane un gran bel punto di domanda dopo il primo volume. Non si capisce se l'autore voglia fare una storia episodica di stampo slice of life, se voglia dargli una trama più generale, oppure se voglia aggiungere personaggi su personaggi fino ad arrivare ad avere l'intera popolazione della villa di Hanakyo Meitai. La storia di questo volume si riduce alla presentazione dei vari personaggi e ad un evento finale che occupa un paio di capitoli e non è nulla di eccezionale né di troppo originale, ma abbastanza da risultare comunque apprezzabile. Gli eventi presentati comunque sono permeati di humor, non si prendono troppo sul serio, il che è, in generale, il tono che il volume mantiene durante tutta la sua durata. Non vuole essere una serie da prendere troppo sul serio, ma solo un qualcosa che serve a farvi fare magari due risate e a staccare da cose più impegnative, tipo il lavoro, lo studio, eccetera. È come se dopo aver letto un testo di storiografia, invece di continuare con qualcosa di impegnato, come un libro filosofico o un libro economico, vi concedeste un becero giallo dalla trama banale. Ecco, il feeling è quello, solo che al posto di un giallo avete un CGDCT, ovvero un Cute Goes Doing Cute Things. Una cosa da dire è che questa light novel non è che avesse davvero la necessità di essere un isekai. Poteva tranquillamente essere un fantasy dove una strega, stressata dal troppo lavoro della capitale, spariva in un altro paese e faceva le stesse identiche cose che fa Azusa. L'aspetto isekai serve a dare alla protagonista il background di lavoratrice sfruttata che per questo vuole prendersela comoda e non vedere le persone intorno a lei lavorare fino al midollo, ma ciò poteva anche essere ottenuto senza la necessità di essere un isekai. Questa scelta però la imputò alla brutta tendenza delle light novel di usare stilemi popolari per tentare di ottenere visibilità e per riuscire ad avere successo. Tante storie fanno uso di un incipit di stampo isekai solo per convenienza, non perché debbano esserlo per avere senso, dunque questa è solo una cosa che condivide con altre serie. Se avete visto l'anime tratto da questa opera, il primo volume della light novel copre all'incirca i primi 4 episodi, quindi se volete iniziare la light novel da dove l'anime si conclude, in teoria dovreste iniziare dal quarto volume senza davvero perdervi nulla, dato che l'adattamento è stato piuttosto fedele alla light novel da quel che mi ricordo. Come già detto, questo primo volume punta soprattutto ad introdurre i personaggi che saranno protagonisti dei vari eventi successivi, dunque vediamo di analizzarli un attimo. Abbiamo ovviamente la protagonista, Azusa, che a causa del suo passato di lavoratrice morta per troppo lavoro vuole prendersela comoda e aiutare le persone intorno a lei, evitando che facciano la sua stessa fine. Si prende specialmente cura delle persone care, come è visibile nel modo in cui tratta le sue discepole, / coinquiline, / figlie, come volete chiamarle. Abbiamo poi Laika, un drago che ha la capacità di assumere fattezze umane, la quale si considerava il più forte essere nel regno di Danterra prima di essere battuto da Azusa e diventare sua discepola. Ella è una ragazza coscienziosa, matura e disposta a lavorare quanto più possibile per migliorarsi, il che porta Azusa varie volte a sfidarla per questo. È probabilmente anche il personaggio più normale tra quelli del cast principale. Abbiamo poi le due figlie di Azusa, Falfa e Shalsha, che tecnicamente non sono sue figlie, ma sono nate dall'anima degli slime che ha ucciso durante i suoi 300 anni di esistenza ed esse la considerano come la loro madre. Guardate, non ha molto senso come cosa, ma sorvoliamo. Molto probabilmente l'autore voleva fare di Azusa una madre in un modo o nell'altro e ha deciso di fare così. La loro caratterizzazione è molto basilare. Sono più intelligenti di Azusa, la amano come la loro madre e una voleva ucciderla mentre l'altra voleva salvarla. Più semplice di così si muore. Poi abbiamo Halkara, l'elfa, che è sicuramente il personaggio peggiore del gruppo semplicemente per un motivo. Lei esiste solo per essere il comic reliever nei momenti in cui l'autore vuole fare dello humor, e alla lunga questo stanca. Lei è il prototipo dell'archetipo del Hairhead, sbadata, non molto sveglia, eccetera eccetera. Però è anche un entrepreneur di successo. Difatti ha creato un energy drink per poter lavorare di più. Sì, a volte la comedy di questa serie è avere persone intorno ad Azusa che non si fanno problemi a lavorare troppo e lei che invece non vuole che lo facciano, se non si fosse già capito. Abbiamo infine Belzebù, un membro del governo del Regno dei Demoni, la cui caratterizzazione è un po' come quella di Azusa, solo senza il background del troppo lavoro e un po' più altezzoso e tsundere rispetto a lei. Ora, i personaggi in sé per sé non sono granché, ma funzionano nel complesso come gruppo?
E la risposta è abbastanza. Spesso le varie battute non coinvolgono esattamente tutti i suoi membri, ma solo un paio dei componenti, e molte volte non sono esattamente di ottima fattura, ma tutto sommato le interazioni tra i vari personaggi funzionano. Sono molto idilliache in fin dei conti, a parte quando vogliono farsi fuori a caso o quando decidono di battersi senza poi farlo effettivamente. Ora parliamo un attimo di come vengono narrati gli eventi, ovvero dello stile dell'autore. Kisetsu Morita ha deciso di usare uno stile molto telegrafico, poco descrittivo e molto striminzito. Ci sono vari momenti dove potrebbe tranquillamente lanciarsi in spiegazioni utili o descrivere in maggiore dettaglio gli eventi che accadono, ma non lo fa, il che è molto criticabile almeno secondo me. Sembra molto una self-on novel più che un romanzo, il che non è per niente un bene. Questo è visibile anche da come l'autore decide di narrare alcuni eventi. Per esempio, la discussione con Belzebù sul mondo dei demoni è espressa attraverso un fuck, il che è molto discutibile come stile di esposizione. Può funzionare forse nella web novel, ma quando fai la transizione al romanzo, anche se è una light novel, certe cose diciamo che non fanno fare esattamente buona figura all'opera. C'è anche da parlare di come l'autore si atteggia nei vari momenti della storia. Nelle parti più slice of life si comporta in modo decente, fa esattamente ciò che mi aspetterei da uno scrittore di questo genere, ma nelle parti più action non riesce esattamente a descrivere delle buone scene e risultano probabilmente essere le parti più deboli di tutto il volume. Da questo fatto è possibile anche vedere come il focus principale dell'autore sia sulla vita del gruppo e sulla comedy rispetto che sulle scene d'azione. In generale, credo che Kisetsu Morita debba migliorare le sue abilità di scrittura e diventare un po' più discorsivo in certi punti che lo richiedono. Va bene essere telegrafici, ma quando lo si è troppo, allora non si trasmette praticamente nulla e non se neppure ermetici. Semplicemente si trasmettono frasi che sarebbero state utili. Passando alle illustrazioni di Benio, la più bella è sicuramente quella usata nella copertina. Per il resto sono abbastanza normali, nulla per cui gridare al miracolo, ma nemmeno qualcosa da crocifiggere. Tra l'altro, a livello di quantità di illustrazioni, ce n'è all'incirca una per capitolo, che per un volume di 200 pagine va abbastanza bene come numero. Parlando di altro, il character design dei vari personaggi è apprezzabile, e in particolare apprezzo specialmente quello di Azusa, ma questa è solo un'opinione personale. Quindi, com'è Been Killing Slimes? Ho in mente una frase per descrivere questa light novel da quando ho finito il primo volume. L'idea dietro questa serie ci sta, ma è capitato all'autore sbagliato. La serie in sé per sé ha del potenziale, specialmente a livello di slice of life, ma ho seri dubbi sulla capacità di scrittura dell'autore. Lo stile telegrafico non è esattamente qualcosa di facilmente apprezzabile, in quanto pare asciutto, poco descrittivo e quasi dilettantesco in certi momenti. Questo primo volume è promosso con riserva. Spero vivamente che l'autore migliori con l'andare avanti, perché altrimenti sarebbe davvero un'occasione sprecata per una serie che potrebbe tranquillamente essere un ottimo momento di relax occupato da una storia leggera e rilassata. Sono in dubbio se continuarlo o passare al manga, specie considerando che il primo volume dello stesso adatta solo la prima metà della prima line novel e che, in generale, i manga basati sulle line novel servono solo a portare i lettori ad essa e a nulla più. Vedere manga tipo quello di 86 per conferma. Non vengono fatti per presentare in un modo diverso la stessa storia, ma solo per fruttare ancora più soldi, tant'è che a volte non vengono nemmeno conclusi, il che fa spesso dire: che cosa segue il manga di una line novel a fare, se poi tanto rimarrà perennemente indietro e magari non terminerà mai? Capisco che lo sfasamento tra le novel e manga sia dovuto al fatto che, facendo così, si eviterà di esaurire il materiale esistente così da avere sempre un pezzetto della line novel da adattare, ma è anche piuttosto frustrante. Tra l'altro, se poi volessi davvero continuare la storia col manga, al momento la line novel conta 24 volumi, che equivarrebbero, sapendo che un tankobon adatta solo metà di un volume, a 48 manga. Una prospettiva davvero allettante, devo ammetterlo. Comunque, sto divagando. Facendo un piccolo gioco che ho fatto anche con The Alchemist Who Survived, se non avete visto il video ve lo linko da qualche parte qui in giro. Se fossi un editore, porterei questa line novel in Italia? O porterei il manga? Oppure non la porterei affatto? Onestamente non credo che questa serie venderebbe, specie se perché l'anime è andato in onda nel 2021 e non ha fatto parlare molto di sé, il che è normalmente un buon metodo di giudizio per le case editrici per decidere che cosa licenziare e che cosa no, sia perché non so quanto serie Cute Ghost Doing Cute Things possono fare bene qui. Considerando però che è stata annunciata una seconda stagione, forse ci sarà la possibilità di vedere approdare il manga in terra nostrana, previa un buon interesse generato dalla stessa, ma altrimenti la vedo difficile. E la line novel? Già il mercato delle line novel è di nicchia. A meno che non si palesi dell'interesse, dubito che qualcuno si assuma l'onere di pubblicare una serie che al momento conta all'incirca 24 volumi ed è ancora in corso. Detto questo, vi ringrazio ovviamente per essere arrivati fin qui. Conoscevate già i Been Killing Slimes for 300 Years? Avete già letto per caso la line novel o il manga? Che ne pensate? Per quello e tante altre cose rimane sempre la sezione dei commenti. Per il resto, se vi è piaciuto considerate di lasciare un like, se volete vedere altri contenuti del genere iscrivetevi al canale, bla bla bla, le solite cose che gli youtuber dicono, dai che le sapete a memoria. Dopo questo non ho altro da dire, quindi un saluto da Sigmaoni e noi ci vediamo al prossimo video.